Ciao a tutti, sono tornata, non mi ricordo più come si fanno i video tutorial o qualsiasi cosa questi siano perché è da troppo che non li faccio. Che altro, sono stata rapita 3 giorni, mi hanno portata alla Godigarda e adesso sono tornata in questo schifo di caldissima soffitta, ma a parte questo tutto bene, spero voi vi siate divertiti. Dunque, oggi volevo spiegarvi come ho creato un effetto di ritratto a matita, fatto per chi non sa disegnare. Premessa, serve comunque la penna, la tavoletta grafica per dare movimenti e segni, con la matita risulta un po' più macchinoso. Si può fare ma il risultato ovviamente non sarà fico uguale. Per l'occasione ho preso un frame del video ultimo di Katy Perry, Wide Awake, e vamos a incominciare. Ho anche ingrandito le icone sperando che si vedano meglio, purtroppo gli strumenti a lato non sono riuscita. Se voi volete le preview dei livelli un po' più grandi, se avete problemi di vista eccetera, vi basta cliccare sopra l'anteprima, scegliere tra small, medium e large, thumbnails, avrete un'immagine più grande, insomma riconoscerete meglio il soggetto. Per prima cosa prendo il livello, lo trascino qua sull'icona del nuovo livello e lo duplico. Premo CTRL SHIFT U per renderlo in bianco e nero e con CTRL M, quindi le curve, vado ad alzare il contrasto perché voglio un'immagine molto contrastata, perché poi quello che vedo bianco resterà bianco e dove è nero andrà la parte a matita, diciamo. Quindi cerco di fare un'immagine abbastanza forte. Fatto questo prendo il livello, lo duplico e lo inverto, quindi con CTRL I faccio esattamente l'opposto, il negativo, e imposto il livello su metodo diffusione Linear Dodge, ovvero scherma lineare. Otterrete un'immagine completamente bianca. Andando su filtri, sfocatura blur, Gaussian blur, sfocatura gaussiana, andando ad aumentare o diminuire il raggio, otterrete questo effetto buffo che andrà impostato fino a un livello in cui si vedono bene gli elementi che vi interessano, quindi ad esempio il volto, diciamo le caratteristiche principali del volto, e do l'ok. CTRL E, fondo i due livelli in modo da averne uno solo. Adesso la parte divertente. Duplico il livello un'altra volta in modo da averne due in bianco e nero. Quello inferiore lo sposto su un'opacità molto bassa, quindi vediamo 14-30 più o meno. Quello superiore gli aggiungo una maschera di livello, quindi apparirà questo rettangolino bianco, che come sapete significa che tutta la parte bianca è visibile, quindi tutta l'immagine. Prendo il secchiello e riempio di nero la selezione. In questo modo significa che tutto il livello è trasparente. Per togliermi il disturbo dell'immagine, quella inferiore, creo un nuovo livello bianco, quindi lo riempio col secchiello bianco, e ora forse non state capendo quanti passaggi faccio, però ricapitolando: un livello con la maschera di livello totalmente trasparente, quindi nera, un livello, questo mi serve di riferimento, quindi solo per vedere dove sono i vari elementi, quindi posso tenerlo molto basso al 20%, e un livello bianco che mi fa da tela di base. A questo punto prendo un pennello a forma vagamente di matita o comunque un pennello rotondo lineare. Io comunque vi aggiungerò nell'info box il mio con la matita che uso io, che è questo qui, e imposto un diametro grande, beh insomma grande come la pupilla più o meno dell'occhio, dipende dall'immagine che avete, e prendo il pennello di colore bianco. Praticamente dove vado a disegnare col bianco riapparirà l'immagine, quindi se io vado a fare dei tracciati qua nel rettangolo nero col bianco riapparirà l'immagine sottostante. Quindi comincio a dare delle pennellate che seguono l'andamento ad esempio delle sopracciglia. In pratica è impossibile sbagliare facendo un ritratto del genere, perché se tolgo il livello di traccia, quindi questo qui, come vedete non posso andare a sbagliare. Il livello sottostante semitrasparente mi serve solo per sapere dove devo andare a pennellare col bianco, quindi qua farò un pallino bianco, qua mi muoverò più o meno in circolo, qua seguirò l'andamento più o meno delle ciglia, quindi con delle
pennellate arcuate. Qua posso anche decidere di riempire tutto lo spazio con dei tratteggi, eccetera, seguire un po' la forma, però diciamo è impossibile andare fuori dal tracciato. Per vedere il risultato basta rendere invisibile il livello sottostante. Come vedete l'effetto è piuttosto carino e dà abbastanza l'idea di un disegno fatto a matita, poi si può andare a ripassare in determinati punti eccetera per dare più spessore, più intensità allo sguardo, si può aumentare il nero in qualche parte, ma è appunto impossibile sbagliare le proporzioni del viso, in quanto se si va fuori dalle righe si andrà a incontrare il bianco sottostante, quindi la matita che stiamo usando non traccerà assolutamente nulla. È un effetto piuttosto bello, se uno non sa disegnare o non ha tempo, dà comunque un effetto molto particolare, solo è diciamo irriproducibile in maniera meccanica con filtri eccetera, perché manca la manualità del tracciare delle linee per conto proprio, quindi non c'è modo di dire al computer segui l'andamento cioè sono scelte che uno fa in maniera conscia e una macchina non può riprodurre. Il problema appunto è quello di chi non ha la tavoletta grafica, perché purtroppo col mouse è più difficile per il semplice fatto che la penna grafica, la tavoletta grafica ti permette di impostare la pressione, cioè schiacciando di più il segno viene più grosso, schiacciando di meno il segno viene più sottile, mentre col mouse, come potete vedere sto facendo in questo momento, viene un po' una porcheria. Per carità, potrebbe venire peggio, però è abbastanza bruttino esteticamente. Un'alternativa eventualmente per chi non ha la tavoletta grafica è trovare un pennello con una forma tratteggiata, diciamo tipo questo, quindi formato da molte linee. Usando un pennello di questa tipologia è più facile muoversi col mouse e dà questo effetto tratteggiato che è decisamente migliore di quello che vi ho mostrato prima, se non altro perché il tratto è più sottile e può essere abbastanza carino da vedere. Insomma, si vede comunque la differenza tra quello fatto proprio manuale qui degli occhi e questo qui che è abbastanza artificiale, ma piuttosto che farlo a mano col mouse intendo, è decisamente meglio questa opzione qua, quella di usare un pennello striato come in questo caso, che dà un effetto abbastanza matitato. Diciamo che non fa schifo, ecco. E quindi intanto io ovviamente uso l'altra tecnica, tranne in alcuni punti dove effettivamente per i capelli magari è proprio più comodo utilizzare un pennello di questo tipo. Ovviamente se sbagliate qualcosa basta rendere nuovamente trasparente la maschera, quindi colorarla col nero e ripristinare quindi la trasparenza. Una volta completata la parte con matita, si può aggiungere in alcuni punti di ombreggiatura più sfumata, come se stessimo spandendo la grafite con le dita, quindi usando un pennello abbastanza grande con un'opacità bassa, quindi sui 20-30%, in questo modo, per dare un po' di sfumatura in alcuni punti. Volendo questa cosa si può accentuare anche, vero? Questo livello non serve più quello di tracciatura. Si può riprendere la foto, rendere invisibile tutto, riprendere la foto iniziale, CTRL SHIFT U, renderla di nuovo in bianco e nero e con CTRL M scegliere un diverso bilanciamento, quindi magari con delle parti molto più scure, come in questo modo, rifare esattamente come prima aggiungendo una maschera e rendendola nera,
sposto il livello al di sopra della tela bianca e al di sopra del livello quello a matita, ok? Quindi ho praticamente un altro livello con un altro tipo di bilanciamento, molto più scuro, che posso utilizzare per andare ad aggiungere delle parti scure dove mi sembra che sia troppo chiaro, ad esempio qua i capelli, il collo. Prendo il pennello bianco e vado a passare leggermente il pennello. In questo modo posso aggiungere, dove mi sembra troppo chiaro, delle ombreggiature fatte in maniera sfumata, come se stessi appunto utilizzando la mano per spandere la grafite, quindi ad esempio il naso, l'ombra dell'occhio, per dare un po' più di profondità all'immagine. E volendo anche delle macchie le posso mettere nello sfondo, però in questo caso, se vanno messe nello sfondo, è consigliabile piuttosto un pennello con una forma più fica. Quindi ad esempio quello mio solito preferito, questo qui, che sapete che adoro, di Barontieri, che vi ho tipo messo 1 miliardo di volte, e in questo modo dà un effetto più artigianale, casuale, piuttosto che con quello sfumato. Volendo si può aggiungere poi alla fine un effetto tipo texture di carta o sgranato, per dare un effetto ancora più materico all'immagine. Quindi è sufficiente cercare su Google, come ho fatto io, paper texture, salvare un'immagine, fare CTRL V, quindi incollarla. Con CTRL T la potete regolare della grandezza del vostro foglio. Do l'ok, imposto su multiply, moltiplica, e aumentare il contrasto in questo modo, in modo da lasciare giusto un po' di grana sull'immagine. E dopo ovviamente potete aggiungere effetti di colore, potete aggiungere delle linee, cioè fare un livello superiore e disegnarci proprio manualmente, quindi aggiungendo dettagli che non ci sono nella foto originale, eccetera eccetera. Quindi quello sta alla vostra fantasia, come al solito. E spero vi sia piaciuto questo video, e se avete richieste, domande eccetera, fatemelo sapere. Io purtroppo ho, stranamente, non avendo una vita, però ho poco tempo, e quindi i video li faccio quando riesco. Comunque i 3 pennelli che ho usato ve li metto nell'info box, e spero di sentirvi presto, spero di avere tempo di fare nuovi video, e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao! Postscriptum: per farlo a colori provate a prendere la foto originale, duplicarla, metterne quindi 2 livelli sopra quello in bianco e nero a matita. Uno lo impostate su luce vivida al 6%, vivid light, e l'altro su colore a tipo il 20% e 30%, in modo da dare un po' di colore all'immagine. Viene abbastanza carino. Ciao!